Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, nuovo prodotto Bluetti che esce proprio oggi. 20 maggio 2024, offerta lancio, ne parleremo poi a fine video di prezzi, buoni sconto e tutto, quindi guardatelo fino alla fine. Nuovo Bluetti AC240. Una premessa, la C240 non è la versione più grossa della C200L, perché ho ricevuto tanti messaggi, chiamate, gente in negozio, telefonate che mi dicevano ma aspetto, vorrei prendere la C200L ma ho visto che deve uscire la C240. No, sono due macchine diverse, hanno più o meno le stesse caratteristiche perché il nuovo AC240 come il 200 supporta in uscita 2400 watt. Vedremo tutte le prese, le connessioni eccetera, ma come valori di potenza siamo lì. Però vi dico subito che ad esempio ha meno accumulo perché ha 1536 watt ora, che poi si possono espandere con le batterie aggiuntive e arrivare ad una capacità importante, ma magari vedremo se più avanti riusciremo a fare un video anche con le batterie aggiuntive per capire come si comporta e tutto. Però la macchina di per sé è una macchina che ad esempio rispetto ad AC200L è più grossa, ha meno batteria, pesa anche un po' di più e allora vi direte ma com'è possibile? Perché? Perché questa è una macchina speciale, è una macchina certificata per resistere all'acqua e alla polvere, non è certificata per resistere agli urti, però la struttura è molto più robusta di quelle normali perché non abbiamo una semplice plastichina che ricopre tutta l'elettronica, abbiamo una struttura rinforzata. Tutta la serie di macchine di Bluetti resistenti a acqua e polvere, quindi per uso gravoso, sono completamente diverse come strutture portanti, come parti che dissipano il calore in alluminio, il sistema di ventilazione è tutto diverso, costruito in modo diverso, quindi richiede più spazio e diventa inevitabilmente più pesante. Quindi non è la scelta una o l'altra, questa macchina è per chi deve farne l'uso per cui è progettata, un uso gravoso da parte di qualcuno che la usa per lavoro, magari in esterno, cantieri mobili eccetera, perché è una macchina che sebbene costa quasi 4 milioni delle vecchie lire non bisogna diciamo trattarla troppo bene perché è fatta per resistere. La spostate di qua, la mettete di là, gli sbattete contro, lei sopporta qualsiasi tipo di maltrattamento che vogliate fargli e vedrete che anch'io nel video la userò con non troppe precauzioni, ecco. Comunque una macchina che ha una buona potenza in uscita, si può usare anche a casa? Certo che sì, perché vi farò vedere che racchiude tutte le nuove funzioni delle macchine grandi o della C200L, quindi la gestione del fotovoltaico, la priorità per il prelievo da rete, tutte le varie programmazioni del caso, molto importante anche per l'uso in mobilità, se magari la portate in campeggio eccetera, possiamo decidere quanti ampere prelevare dalla rete con ogni singolo ampere a gradini di step, quindi molto personalizzabile. Però è fatta più per l'uso in esterno, perché vi anticipo già che ad esempio come ingresso solare supporta sì anche lei 1200 watt dal solare, li supporta in modo diverso, li supporta con più corrente, cioè 21 ampere di ingresso solare con una tensione da 11 a 60 volt. Perché questo? Perché non è fatta per collegare delle stringhe di pannelli in serie per uso domestico, ma magari è fatta per collegare dei pannelli portatili grossi in un outdoor all'aperto, magari mettendoli in parallelo. Comunque vi ho dato un'infarinata della macchina, ora procediamo allo spacchettamento e poi iniziamo a fare un po' di prove come le solite che facciamo con qualcosa di diverso. Ma prima di andare avanti col video ovviamente vi chiedo di iscrivervi al canale che non costa niente, ci va giusto un secondo, mi date un grosso aiuto per farlo crescere e per provare macchine e prodotti sempre più interessanti. Buon video! Ok, iniziamo a tirarlo fuori. Come al solito scatola dentro scatola, chiaramente abbiamo ricevuto la versione 230 volt. Manuale e certificato di collaudo. Prima protezione. Questa volta troviamo di lato la scatola con gli accessori e qui la nostra macchina che adesso tiriamo su e mettiamo sul banco. Ed ecco il nuovo AC240, una macchina nuova, una macchina diversa, avremo delle particolarità che non siamo soliti trovare nelle tradizionali macchine Bluetti per uso domestico, perché è una macchina che ha un occhio di riguardo chiaramente al discorso di protezione contro acqua e polvere sostanzialmente. Avete visto che l'ho tirata fuori da solo, non è leggerissima ma non è neanche impossibile muoverla. Passerei prima all'analisi degli accessori, manuale in inglese con
con il certificato. Qui abbiamo uno scatolone di accessori, solita busta marchiata Bluetti, anzi è leggermente diversa dalle altre, sembra di un altro materiale, e qua vedo già delle cose che mi fanno piacere. Cavo di connessione alla rete con il suo cinghietto, più un altro velcro per portarlo in giro, perché chiaramente è una macchina indicata per la mobilità, spina asciugo, filtro sul cavo, filtro sulla fine del cavo, e vedete che qui parliamo di un connettore con aggancio, O-ring per la tenuta stagna, non abbiamo il classico innesto da PC come sulle altre macchine. Questo servirà fondamentalmente per collegarla al 230 volt. I cavi sono di ottima qualità, le plastiche, la marca del connettore è la stessa usata su AC500. Vedete che qui è indicato un blocco e uno sblocco per tirarlo via, perché una volta agganciato deve garantire la tenuta stagna. Altro pacchetto di cavi, ricarica da auto con cavo in DC, sempre a tenuta stagna con aggancio e spina accendisigari di buono spessore, buona fattura, e un 16 AVG, e lo stesso connettore a 2 poli in DC lo usiamo per l'ingresso stringa con gli MC4, sempre a tenuta stagna di qua. Gli MC4 sono già a tenuta stagna per conto loro. Sacchettino con la vite per la messa a terra, fine degli accessori, e qui arriviamo alla macchina vera e propria. Allora, lato destro con griglie per la reazione, in particolare le griglie hanno questa chiusura plastica con un orientamento, perché se cade l'acqua per forza di gravità dall'alto verso il basso non entra, scivola via, sono fatte apposta. Qui abbiamo le connessioni, punto di messa a terra, valvola di spurgo per l'aria, questo è l'ingresso in DC, il connettore a 2 poli che abbiamo visto prima, dove abbiamo un ingresso 11-60 volt fino a 21 A, 1200 watt massimi, e tutti questi connettori hanno la chiusura per l'impermeabilità. Poi abbiamo la parte AC, quindi input col connettore a 3 poli che abbiamo visto prima. Allora, tutta la parte degli ingressi, quindi il 230, il DC da 11 a 30 volt tira 8 A, il PV per l'ingresso fotovoltaico da 11 a 60 volt tira al massimo 21 A per 1200 watt. Abbiamo la possibilità di avere un'espansione di batteria che ha una tensione di 51.2 a 60 A. Temperatura di scarica da meno 20 a 40 gradi, di carica da 0 a 40 gradi, lavora con un'umidità dal 10 al 90% questa macchina. Tutte le uscite, quindi il 230 a 2400 watt, uscita 12-30 A, le varie USB a 5-9 volt a 12 volt fino a 18 watt l'una, USB-C fino a 20 volt 3 A e 20 volt 5 A, porta accendisigari 12 volt 10, come uscita totale arriviamo a 2005 tra AC e DC, le espansioni come detto prima 51,2, batteria 1,5 kW, 1536 Wh a 51.2 volt, 30 Ah. Anche qui dietro abbiamo una griglia per la reazione, lato sinistro con un'altra griglia senza ventole, il numero di serie della macchina, e qui abbiamo l'espansione. Ok, porta di espansione per le batterie aggiuntive, 51.2 volt, 60 A massimi. Sulla parte bassa ampi piedini in gomma che prendono praticamente tutto il perimetro, fino ad arrivare alla parte frontale, dove abbiamo tutte le prese, e qui parliamo di 4 prese per l'uscita C con sportello a tenuta stagna. Ok, quindi una volta chiuso non abbiamo la possibilità di far entrare schizzi d'acqua. Parliamo di schizzi, non di inversione. 1, 2, 3, 4, col suo pulsante di accensione che si illumina come gli ultimi modelli. Tutta la parte delle USB-C da 100 watt e delle USB-A fino a 18, anche queste con sportellino in gomma, polvere e schizzi d'acqua. Poi abbiamo la parte in DC, dove abbiamo la solita presa accendisigari 12 volt 10 A sempre con sportello, e trovo con molto piacere l'uscita a 12 volt 30 A. Mi fa molto piacere ritrovarla, soprattutto per l'uso che ne devo fare in officina, dove ho l'illuminazione a 12 volt. Accendiamo la macchina. Solito display che abbiamo ultimamente sulle macchine medio-grandi, quindi la parte in DC con input e output, la parte in AC con input e output, percentuale grafica, percentuale scritta e ore stimate residue. Attiviamo la parte AC e anche il pulsante, diverso dal solito perché ha una membrana in gomma per isolare l'elettronica interna, illumina il simbolo, parte USB illuminata segna DC, parte DC diversa,
Non abbiamo un'indicazione a display particolare che noi accendiamo le USB o accendiamo il DC, si accende sempre l'indicazione solo DC. E qui abbiamo fatto una panoramica della nostra nuova AC240. Come dicevo all'inizio, diversa, molto rugged, dà comunque un'impressione di solidità incredibile. Tutta questa parte è in gomma, la parte sopra è in plastica, non abbiamo più le ricariche wireless, i due maniglioni hanno l'impugnatura in gomma, molto squadrata, e ora non resta che connettere i cavi, così analizziamo anche queste nuove connessioni, la mettiamo in carica e cerchiamo di capire 2 o 3 cose. Connettiamo l'ingresso AC, quindi questo connettore che deve entrare, fare l'aggancio, non viene via finché non lo liberate col mezzogiro. Connettore di ingresso in DC, stessa cosa, chiaramente ha una chiave, una sua polarità, anche qui mezzo giro rimane agganciato e abbiamo la sicurezza della tenuta a acqua e polvere. Adesso vi faccio vedere tutta la parte dell'applicazione. Dunque, macchina che è dotata di Bluetooth a bordo ma anche di Wi-Fi, quindi come AC200L e macchine superiori possiamo gestirla anche da remoto. Io in questo momento non sono dove c'è la C240 ma sono in negozio. L'app ce l'ho connessa, collegata, vi faccio dare un'occhiata ai parametri, alle impostazioni che abbiamo come opzioni. Nella home abbiamo chiaramente tutti i dati di ingresso fotovoltaico, ingresso rete, uscita DC USB o uscita CA. Possiamo spegnere la macchina da remoto ma non possiamo poi ovviamente riaccenderla perché una volta spenta non è più agganciata al wifi, comandare le DC, le USB oppure le CA, vedere il pacco batteria e avere lo storico della generazione. Ci sono tutte le impostazioni che adesso vi faccio vedere velocemente, manca solo quella dell'aggiornamento del firmware, perché l'aggiornamento firmware con i Bluetti si può fare solo con la connessione Bluetooth. Come si fa la connessione Bluetooth? Quando avete qui tutte le vostre macchine, cliccate i 3 puntini blu in alto su AC240 e anziché cloud scegliete Bluetooth. Vuol dire che vi collegate quando siete vicino alla macchina, allora potete fare anche gli aggiornamenti. Altre impostazioni abbiamo semplicemente il cambio nome, manuale utente, possibilità di condividere il dispositivo, perché una volta che è abbinato nella vostra applicazione nessun altro può più accoppiarlo col Bluetooth o con la scansione del QR code, ma solo se lo condividete voi. Se vendete la macchina, volete darla a qualcun altro eccetera, dovete dissociare il dispositivo. Nei miei dispositivi tenete schiacciato, esce fuori dissocia e allora quella macchina può essere associata a un altro account. Modalità di connessione predefinita vuol dire che quando nella home premete sul dispositivo, quella sarà il tipo di connessione che scegliete come canale preferenziale, se Bluetooth o cloud. Fattore di emissione carbonio non ci interessa, visualizzazione della pagina iniziale, come tutti i dispositivi Bluetti potete visualizzarlo direttamente nella home senza entrare nei miei dispositivi. Modalità di funzionamento sono le classiche modalità, non classiche ma le modalità avanzate che abbiamo nelle macchine grandi o nelle ultime macchine come AC240 o AC200L. UPS standard, UPS con priorità fotovoltaica, controllo orario o gruppo di continuità personalizzato. UPS standard carica sempre tutto quello che può da qualsiasi ingresso DC o AC per tenere sempre la macchina al 100%. Finché ce n'è, tira. UPS con priorità fotovoltaica è quella che più ci piace quando lo utilizziamo a casa o comunque dove c'è la rete. Possiamo impostare una percentuale sotto la quale inizia a prelevare dalla rete per non far andare giù le batterie, per tenerle livellate alla percentuale che impostate. Controllo orario UPS, possiamo decidere in quali orari deve caricare o scaricare, o gruppo di continuità personalizzato, che abbiamo ancora delle altre opzioni. Normalmente si usa principalmente l'UPS con priorità fotovoltaica in un'installazione ad esempio casalinga, o usandolo completamente in mobilità si lascia UPS standard perché lui deve prendere tutto quello che può sempre. Quando scegliete priorità fotovoltaica qui sotto potete impostare il SOC, quando fate il controllo orario qui sotto avrete la possibilità di gestire sia il SOC che i tempi di carica e scarica. Modalità di ricarica, semplicemente una scorciatoia per decidere se caricare in modalità silenziosa, quindi senza far partire le ventole, standard o turbo, ma dopo ci arriviamo. Il power lifting è una funzione che serve a dare uno spunto in più in determinate condizioni, ma sconsiglio sempre di attivarla. È bene che la macchina regga i carichi che avete bisogno di alimentare così com'è. Eco Mod è la funzione che al raggiungimento di un consumo minimo separato per AC e DC, dopo un determinato tempo spegne le uscite.
quindi può servire, può non servire, ma c'è. Modalità di sospensione automatica riguarda semplicemente il display, quindi se volete che non si spenga mai o che si spenga dopo 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti. Sorgente di ingresso CC adattivo fotovoltaico o altro, lasciatelo autoadattivo. Versione, informazioni eccetera. Quello che ci interessa molto è impostazioni avanzate, perché l'uscita CA a 50 Hz va bene, ma questo valore corrente di ricarica dalla rete è molto importante, perché è l'unico parametro che decide il limite massimo di ricarica da rete. È molto preciso, lavora in unità di ampere da 1 a 10 e in molte situazioni può tornare molto utile. Corrente di carico per collegamento in parallelo è una funzione che non abbiamo perché non possiamo parallelare qui la macchina. Boost di rete serve ad abilitare la ricarica da rete anche quando abbiamo delle basse tensioni o dei picchi di tensione. La macchina in automatico non va in errore, ma cerca di caricarsi ignorando queste anomalie del fornitore. Questo è quanto. Le opzioni che servono ci sono tutte. Adesso poi andiamo avanti con i test e vi faccio vedere soprattutto il discorso della ricarica, modalità veloci che sono silenzioso, turbo, normale, modalità con gli ampere, combinata con l'ingresso DC, eccetera. Facciamo subito che fare queste prove. In questo momento vedete che siamo collegati alla C, stiamo entrando con 850 watt. Nelle impostazioni abbiamo semplicemente la modalità di ricarica che può essere standard, turbo o silenzioso, dove in standard consuma sugli 850 watt, poi c'è la modalità silenziosa dove consuma un po' di meno e non partono le ventole. Poi abbiamo la modalità turbo che chiaramente fa salire la potenza in watt che vengono prelevati per la ricarica se c'è bisogno di avere una ricarica più veloce, magari in caso di emergenza, però è sempre consigliato lasciare una modalità standard. Quindi mettiamo un attimo standard e calcolate che tutto questo si può modificare nelle impostazioni avanzate, perché avendo la possibilità di scegliere gli ampere in ingresso partendo anche solo da 1 ampere, quindi se mettiamo 1 e lo impostiamo, vedete che automaticamente impostando 1 ampere lui preleva al massimo 234 watt che sono 1 ampere sul 230 volt. Quindi anche se andiamo a cambiare in turbo, vedete che qui abbiamo una scorciatoia per fare velocemente standard, turbo o silenzioso, ma poi a capo di tutta la gestione della ricarica da rete c'è l'impostazione degli ampere che arrivano, vedete, esattamente per come sono stati impostati. Poi abbiamo il discorso di ricarica combinata col fotovoltaico, quindi stacchiamo un secondo la rete. Proviamo adesso l'ingresso fotovoltaico in DC, però vi ricordo che questa macchina ha una tensione di stringa più bassa perché è fatta più per la mobilità, infatti abbiamo un limite di 60 volt l'ingresso. Qui adesso ho una stringa con 2 pannelli da 3,75 in serie che fa circa 70 volt e vi faccio vedere semplicemente che se provo a collegarli, vedete che la macchina segna l'ingresso ma va in allarme, quindi non rischiamo di fonderla, non prende fuoco, semplicemente non inizia a tirare corrente perché sente che la tensione è troppo alta. Quindi stacchiamo la stringa da 70 volt e proviamo ad esempio a simulare un ingresso con una stringa a 24 volt. Vedete che invece in questo caso la ricarica parte e su un 24 volt la macchina ne tira circa 200 rotti. Se ora combiniamo anche la ricarica AC, vedete che si stabilizza sul valore di 1 ampere che abbiamo impostato prima, più quello che riesce a tirare con i 10 ampere sul 24 volt. Se proviamo ad alzare ad esempio la modalità di ricarica e la portiamo a 10 ampere, che è il massimo che possiamo impostare come corrente dalla rete, vediamo un po' cosa succede. Perfetto, lui arriva non a 10 ampere ma arriva a circa 1200 watt dalla rete che combina insieme ai 200 rotti che stanno arrivando dall'ingresso DC. Quindi c'è la potenza sommata dei due ingressi, però va a limitarla in base a come viene impostata. Se io adesso stacco l'ingresso in DC, vedete che la potenza prelevata dalla rete sale leggermente, ma comunque si stabilizza sempre a 1400 watt. Io adesso riabbasserei la corrente di ricarica a magari non 1 ampere ma 2, che a volte è la condizione classica che abbiamo quando siamo ad esempio in campeggio o in aree sosta dove comunque abbiamo un allaccio in piazzola che capita di avere una limitazione di 2 ampere. Con 2 ampere cosa succede? Che carichiamo a 470 watt e riusciamo comunque a caricare la power station se non abbiamo la disponibilità di un ingresso solare. Insomma, abbiamo modo di gestirla e questa possibilità di impostare gli ampere di ricarica, capite che in mobilità, come ben sapete, diventa molto importante. Ora la lascio caricare e poi andiamo avanti a fare un po' di prove.
Macchina che, come tutte le power station e tutti gli inverter isolati dalla rete, per una questione fisica esce fase. Ho fatto diversi video con tutte le altre power station, ho sempre fatto la prova, credo che forse non la farò nemmeno più, perché tanto tutte queste macchine escono bifase quando sono isolate dalla rete e diventano monofase quando avete la spina di ricarica collegata, anche se non prelevate nulla. Lui fa il bypass, l'ho verificato anche con questa, quindi collegata alla rete domestica esce monofase, fase neutro, a isola esce bifase. Lì non c'è niente da fare. Se poi avete esigenze particolari, avevo fatto anche un video sul funzionamento dei salvavita, la fase, la messa a terra eccetera, andatevelo a guardare. Quindi ora procediamo con le prove. La prima prova che farei è quella dell'autoconsumo, perché per una macchina del genere che magari deve stare accesa con la parte AC alimentata ma a carico zero, è molto importante vedere se anche qui hanno aumentato l'efficienza dell'autoconsumo dell'inverter. Quindi partiamo col long test dell'autoconsumo a carico zero. Ok, test di autoconsumo, quindi Power Station carica al 100%, attiviamo l'uscita AC, chiaramente ho disattivato risparmio, quindi la modalità che si stacca da sola se non sente carico, stacchiamo l'alimentazione, 100% AC accesa, sono le 12:15 del 25 aprile, vediamo un po' come va. 8:48 di venerdì 26 aprile, è ancora accesa ed è al 69%. Siamo alle 9:18 del 27 aprile, la mattina, siamo al 22%, quindi direi che sta andando abbastanza bene, ma ormai aspettiamo di capire proprio fino a che punto arriva spegnendosi. Sono le 14:31, siamo al 13%. Non so se riuscirò a vedere proprio la fine perché non rientrerò a casa prima delle 19. Vediamo un po'. 14:30, ma forse ce la facciamo. Ok, siamo arrivati al 4%, vedete che lampeggia il simbolo della batteria. Siamo arrivati alla fine. 27 aprile, ore 19:27 di sera. Adesso facciamo i conti. E se non ho sbagliato i conti è stata accesa 55 ore a carico zero, che vuol dire più di 2 giorni di autonomia in un posto dove magari c'è bisogno di avere un'alimentazione presente ma non ci sono consumi. Mi viene in mente la classica domanda che mi fanno quando magari devono alimentare un garage con il portone automatico e vogliono essere tranquilli di avere almeno un giorno di autonomia a carico zero, cosa che non è sempre scontata, perché in questa macchina, come le ultime di Bluetti, hanno migliorato di molto l'efficienza della parte elettronica, quindi ha un autoconsumo bassissimo, ma abbiamo già provato delle macchine che comunque a stare accese a carico zero durano poco e niente, perché l'inverter non è così efficiente, la parte elettronica consuma tanto e ti tira comunque giù la batteria. Macchina che quindi, tornando a tutte le sue caratteristiche di tenuta all'acqua e alla polvere, chiaramente è stata certificata, perché in azienda sono stati fatti innumerevoli test per ottenere la certificazione. Sul loro sito vedrete questo video dove hanno fatto tante prove eccetera, ma bisognava anche fare una prova reale sul campo. Ho giusto 2 pezzi da segare di legno in cortile, magari gli finirà sopra un pochettino di segatura e magari quando avremo finito poi di lavorare ci toccherà anche dargli una pulita con qualche schizzo d'acqua. Chiaramente il test l'ha passato alla grande, ha proprio un sistema per non far entrare l'acqua neanche dalle griglie, perché anche se gliela sparate di lato da sotto, nonostante abbiano l'angolazione per far defluire l'acqua non entra. Infatti se poi ribaltate la power station, quella che si accumula dietro le griglie cade giù. È fatta proprio per quello, Adesso invece farei qualche prova sulla parte, diciamo, 12 volt DC USB eccetera, così testiamo anche quelle. Ok, molto bene la parte USB
USB che è separata dalla parte NDC. Questa volta abbiamo solo 4 porte, ma abbiamo 2 power delivery USB-C da 100 watt e 2 USB tipo A da 18 watt l'una. È chiaro che attivando l'uscita USB con 4 porte in mobilità abbiamo 2 porte per caricare magari il drone con radiocomando e poi abbiamo 2 porte Type-C molto buone per caricare qualsiasi telefono con la connessione Type-C come gli ultimi iPhone 15 e alimentare direttamente il caricabatterie di un portatile con l'ingresso Type-C. In questo momento stiamo tirando 40 watt solo sulla parte USB e chiaramente l'autonomia con 1,5 kW di accumulo diciamo che è molto ampia. C'è poi il discorso di sfruttare quest'uscita 12 volt 30 A, un'uscita ad alta potenza sul 12 volt, oltre chiaramente ai 10 A sull'accendisigari, che non abbiamo più trovato nelle ultime macchine Bluetti. Qui l'hanno rimessa, è molto interessante perché si può sfruttare per utilizzi vari, che possono essere ad esempio l'illuminazione a 12 volt, molto importante rispetto a un'illuminazione a 230 volt, perché chiaramente non accendiamo l'inverter e abbiamo un minor consumo sulle batterie. Questa è una connessione particolare, verrà poi messo sul mercato come accessorio il cavo in uscita, ma io sono riuscito a procurarmeli, ne ho comprati circa 20 tipi diversi prima di trovare quelli giusti e anche questi sono connettori con l'O-ring stagni, quindi entrano, si incastrano ed è importante perché questa rimane una presa stagna, anche in presenza di acqua, schizzi eccetera, l'uscita a 12 volt possiamo continuare ad usarla a differenza di quella a 230 volt che invece una volta messa la spina e aperto il coperchio non abbiamo la tenuta all'acqua. Connettori ne ho trovati sia dritti con i contatti a saldare che versione magari già fatta con la pipa a 90 gradi e 2 cavi in uscita tra l'altro da 6 mm, anche questo con incastro e tenuta stagna. Allora ne lasciamo uno aperto per farvi capire poi com'è la polarità. Accendiamo l'uscita DC, diamo una controllata, io ho già verificato, il positivo è a sinistra e abbiamo un bel 13.6 in uscita. È chiaramente una Power Station che è fatta per essere usata magari anche all'aperto per cucinare eccetera, dovrebbe anche supportare credo un piano induzione. AC240, macchina da usare in mobilità, campeggio, camper, residenze estive, ma anche in casa, dove magari con la produzione fotovoltaica possiamo accumulare un po' di energia per ad esempio utilizzare un piano induzione. Quindi accendiamo la parte AC, ok, piano induzione acceso, in questo momento è a 0 watt, impostiamo una potenza iniziale di 1000 watt, vedete che poi realmente ne tira 900, possiamo anche salire a 1500 senza problemi e abbiamo un consumo in uscita di 1400 watt, possiamo portarla al massimo a 2000 watt di potenza della piastra che in assorbimento su una macchina sono circa 1530 watt. Possiamo tranquillamente far bollire la nostra pentola di pasta, vediamo quanto ci mette, vediamo come si comporta in erogazione. L'acqua intanto bolle, si potrebbe già buttare la pasta, abbiamo fatto fuori il 7-8% del nostro accumulo, potremmo continuare la cottura per i 10 minuti necessari senza problemi e poi ricarichiamo magari la Power Station con un pannello portatile e quindi abbiamo cucinato mediante un piano induzione elettrico in completa autonomia. Ora stress test, vediamo fino a quanto regge, la mandiamo in blocco se riusciamo. Accendiamo l'uscita C, prendiamo la pistola dell'aria calda, la mettiamo direttamente al massimo, 1800 watt senza problemi. Ora provo ad attaccare ancora qualche carico per salire ulteriormente con i watt. Radiatore svedese da 800 watt. Siamo arrivati a 2006, stava ancora erogando la pistola, l'ho spenta io, ma era uscito un avviso di overload. Scendiamo un po' con la potenza, 2002 senza problemi, saliamo un pochino, siamo a 2005 costanti, lasciamola un attimo, no, vediamo subito che siamo oltre il limite, quindi abbiamo poco margine oltre i 2004 dichiarati, torniamo sotto la soglia dei 2004, la macchina torna a regime normale, senza dare errori, senza andare in overload. Adesso lasciamola qualche minuto a 2004, vediamo come si comporta. Sono le 10:45, la lascio andare un po'.
Ok, sono le 10:50, l'assorbimento è sceso perché intanto si è staccato il radiatore svedese che ha raggiunto la temperatura, chiaramente è scesa la percentuale della batteria, però la macchina non ha dato nessun sintomo di cedimento. Tra l'altro sono partite le ventole, ma vi faccio sentire staccando il microfono che girano veramente molto piano senza fare troppo rumore. C'è un flusso d'aria costante, ma non sono per nulla rumorose, forse tra le più silenziose che ho mai provato. Quindi stress test superato alla grande, ma chiaramente una macchina da 2400 watt doveva andare bene per forza. Siamo a fine video, due cose importanti su cui voglio tornare e soffermarmi. Prima cosa, AC240 non è la versione più grossa di AC200 e questo ve l'ho spiegato prima. Poi un'altra cosa che dobbiamo specificare: tutte le porte che hanno il connettore, quello con il mezzo giro, l'o-ring e tutto, è a tenuta stagna, può essere anche collegato, e parliamo di uscita 12 volt 30 A, ingresso fotovoltaico DC o ingresso 230, quei connettori sono stagni. Le prese chiaramente non sono stagne nel momento in cui avete la spina infilata, quindi non potete mettere una macchina così esposta all'acqua mentre avete le spine collegate, perché questa zona qua non è più a tenuta stagna una volta tolta la copertura in gomma. Stessa cosa per le USB, ok? Non possiamo usarle mantenendo l'impermeabilità all'acqua, invece tutte le porte con il connettore con il mezzo scatto sì. Questo è meglio specificarlo perché poi lo so già che qualcuno mi lascia la spina attaccata e dimentica la C240 sotto la pioggia e gli va in corto tutto, entra acqua, si rovina. Non è fatta per quello. Spero di essermi spiegato senza risultare antipatico. AC240 esce oggi, macchina che costerà a listino 1899 euro, è in offerta lancio ad un prezzo di 1699 euro. Vi lascio in descrizione qui sotto, quindi scorrete il video dopo tutto lo spiegone, i capitoli eccetera, ci sono i link per comprarla o sul sito ufficiale o su Amazon, stesso prezzo, e su entrambi i link vi lascio il mio buono sconto personale che trovate scritto, ce ne sarà uno per il sito ufficiale e uno per Amazon, di 100 euro, valido dal 20 da oggi fino all'11 giugno, e quindi fino all'11 giugno usando il mio codice sconto ve la potete portare a casa a 1599, un ottimo prezzo calcolando le caratteristiche della macchina, tutta la parte rinforzata, l'impermeabilità eccetera. Assolutamente un'occasione da cogliere al volo se ritenete che possa essere il prodotto indicato per voi. Se vi è piaciuto il mio lavoro, mi fareste la gentilezza di usare il mio link col mio codice sconto, voi la prendete al miglior prezzo, risparmiate ancora 100 euro, io prendo un piccolo contributo per tutto il lavoro e tutto il tempo che dedico a queste prove, sperando di fare un buon lavoro che porti dei contenuti interessanti e utili per il mio pubblico. Questo è tutto, un bel like, mi raccomando iscrivetevi sempre, noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta del giovedì sera. Se passate in negozio vi offro un caffè, magari la vedete, la toccate con mano, state in campana perché ho un sacco di roba da provare, arriveranno tanti video interessanti chiaramente, col tempo riuscirò a farli, dico sempre, in qualche modo farò. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.